BMW M1000 RR. Oggi è un giorno importante perché questo è un modello storico per la casa dell'elica. Sì, per la prima volta nella sua storia una moto BMW ha nel nome quella M di Motorsport che ha fatto battere il cuore di tanti appassionati di auto, perché le M non sono auto normali, lo sappiamo, sono il meglio di quanto è in grado di offrire BMW. L'arrivo della M anche su una moto significa una sola cosa: ambire a giocarsela con i migliori. In Superbike la M1000 RR sta iniziando a farsi vedere nelle posizioni che contano, nella zona calda della classifica. I tre modelli di serie, oggi abbiamo la possibilità di capirlo, in una giornata veramente bollente in cui il 4 cilindri in linea BMW sarà protagonista. Il fatto di avere a Vallelunga anche la S1000 RR e di poter fare un confronto ravvicinato è sicuramente molto utile per capire dove la M1000 RR è migliore della sorella meno estrema. Siccome di lei vi ho già parlato in modo molto approfondito tecnicamente nel video di presentazione, che vi ho messo qui sopra in descrizione, qui vado più velocemente al sodo, ricordando però qualche dato importante. La potenza, prima di tutto, 212 cavalli e la coppia di 113 Nm. Il limitatore si sposta a 15.100 giri. Tutto questo è possibile grazie a un corposo alleggerimento degli organi interni, pistoni forgiati, bielle in titanio. Insomma, qui dentro c'è roba di gran pregio. Impossibile non notare le ali aerodinamiche che dominano il cupolino, ma quello che probabilmente si nota molto meno, ma è molto importante, è la diversa configurazione della ciclistica, che non solo vanta più possibilità di regolazione, ad esempio per l'altezza del pivot, ma anche quote completamente differenti, un forcellone più lungo rispetto a quello della S1000 RR. Per rendere l'idea vi ho preparato questa tabella. Riassumendo, la M1000 RR è una moto più lunga, con maggiore avancorsa e uno sterzo un pochino più chiuso. Logico che si cerchi maggiore maneggevolezza, che trova grazie anche ai cerchi in carbonio, che qui in questo caso sono di serie e tolgono parecchio peso alle masse non sospese. Ma non è solo quello, perché anche il forcellone per esempio non è verniciato, 200 grammi in meno, 192 sono i chilogrammi in ordine di marcia della M1000 RR. Tra le cose da segnalare, l'adozione di sospensioni meccaniche, la forcella è una Marzocchi con stelli da 45 mm di diametro e l'elettronica più raffinata mai montata su questa moto a livello di controlli. Sono ben 7 i riding mode, di cui 3 personalizzabili, 2 curve di risposta del motore e altre cosette interessanti come pit limiter e launch control. Insomma, c'è tutto quello che serve per farsi valere nel segmento delle superbike più esoteriche. Bene, oggi è stata una giornata intanto bollentissima, un caldo pazzesco, 33 gradi e sarà tipo 60 gradi d'asfalto, ma al di là di questo è stata una giornata all'insegna della lettera
S. Abbiamo provato in successione S1000R, S1000RR e M1000RR, quindi la punta di diamante della casa BMW dal punto di vista delle moto sportive. Interessante soprattutto il salto dall'S1000RR all'M1000RR per capire quali sono i passi avanti fatti da questo modello rispetto al modello che ormai possiamo definire standard. Beh, i passi avanti non sono pochi, ci sono delle cose che a me sono piaciute molto, perché l'attitudine racing di questa moto è evidente, è molto più evidente che sulla S1000RR, che resta comunque una super sportiva, una super bike sicuramente adattissima alla pista, ma con un'indole anche ancora un pizzico stradale. Qui c'è tutto quello che serve invece per andare più forte. Prima di tutto l'impianto frenante, le pinze sono diverse, marchiate M, e a differenza della S1000RR, la M1000RR non molla di 1 millimetro nella corsa della leva. E questo è sicuramente una cosa che ti mette più a tuo agio quando vai a girare in pista anche velocemente, avere una costanza di rendimento di impianto frenante. Non che la S1000RR abbia dei problemi in questo senso, ma la leva tende ad allungare e a rimanere sempre poi un pochino più lunga. Chi ha le mani piccole come me, che parte con una leva abbastanza vicina, si trova ad avere la leva poi un po' troppo vicina. Qui si parte con la leva invece a una certa distanza e dopo 20 minuti di pista tirando la leva rimane ancora alla stessa distanza, quindi primo passo sicuramente molto importante. Ma più che altro quello che è cambiato è l'attitudine racing della moto, che è evidente in questo caso. La moto è più maneggevole, molto più facile da gestire all'interno delle varianti, e quello che mi è piaciuto è che non ha perso le caratteristiche di guida che ha l'S1000RR, quindi la sua facilità, la gestione del gas, la capacità di chiudere la linea che ha l'S1000RR è rimasta intatta sull'M1000RR, con prestazioni però di alto livello. Non ci sono le sospensioni semiattive qui, ci sono delle sospensioni meccaniche ma sono di miglior qualità, Forcella parte bene, il mono anche, si sente molto meglio quello che succede sotto le ruote. Siamo partiti con una moto un po' morbidina a livello di assetto, che trasferiva molto e quindi faceva un po' fatica a fermarla. Abbiamo rimediato subito con qualche click, rendendola molto più ferma e molto più efficace, almeno per quello che mi riguarda. Il motore è veramente molto potente, sicuramente non ha perso quella gestibilità fantastica che ha il motore BMW, quindi un motore che ti aiuta ad andare forte. Siamo partiti con mappature un pochino più conservative come Race Pro 1, che aveva il motore con una risposta un po' più morbida e controlli un pochino più alti, forse fin troppo alti. Sono arrivato a Race Pro 3, che ha un motore molto libero a livello di gestione del gas, quindi più diretto il gas, controlli molto più bassi. Nonostante quello sono sceso ancora di 3-4 step per avere un controllo di trazione ancora che facesse fare più strada alla moto. Detto questo, anche nella massima libertà del motore, quindi nella massima espressione, quindi con la massima potenza, la gestione del gas resta comunque il punto forte della BMW, così come lo resta la capacità di voltare e di chiudere le curve anche quando c'è il gas in mano. È una moto in cui la fase di frenata e di accelerazione viene accorciata, cioè la fase morta tra la frenata e l'accelerazione viene accorciata rispetto alle altre, perché quando il gas in mano riesce comunque a chiudere molto bene le curve. Che dire, le alette non sappiamo, ovviamente non si misura mai, non si riesce a misurare l'apporto che hanno a livello di impennata. È una moto che comunque tende un po' in alcune situazioni a impennare nelle uscite da fermo, segno che comunque l'anti-wheelie magari potrebbe essere ulteriormente perfezionato, e oggi però ha dato sfoggio delle sue capacità. 2 sessioni non sono tantissime per capire tutto quello che c'è di una moto. Devo dire che io mi sono trovato meglio a bordo, mi è piaciuta più anche la posizione di guida, perché le pedane sono diverse, sono un pochino più alte, mi aiutano un po' di più a spingere quando si guida veloci. È una moto che riesce ad andare veramente forte e che sicuramente ha alzato il livello dell'S1000RR, che già non era basso. Aggiungo anche che il motore sicuramente dimostra di avere un potenziale elevatissimo, perché
Sotto è rimasto molto morbido da gestire, ma in alto ha una grandissima spinta, è soprattutto un grandissimo allungo, anche se secondo me in questo momento è castrato dalle omologazioni, perché l'allungo fino a 15.000 giri c'è, ma la spinta secondo me col motore omologato, catalizzato, si esaurisce più o meno a 13.000, 13.500, regime a cui conviene cambiare marcia perché altrimenti non c'è spinta. Questo però fa capire che una volta tolto il catalizzatore e con le mappature giuste, questo motore può veramente fare faville a livello di prestazioni, perché in alto spinge davvero, davvero forte. Piccolo appunto sul cambio, che continua a non convincermi del tutto, perché in salita molto bene, perfetto, il quick shifter niente da dire, in discesa manca sempre un po' il feeling della cambiata sotto la suola dello stivale. È una non perde un colpo in realtà, però è una caratteristica che a me non fa impazzire. I controlli secondo me sono di ottimo livello, soprattutto quando li tieni molto bassi, ma forse in questo campo si potrebbe spingere ancora un pezzettino in più. In conclusione, l'M1000RR è veramente l'S1000RR che tutti noi vorremmo, è la moto più performante che riesce a produrre in questo momento BMW. Forse, ecco, una cosa che a me non dispiacerebbe è vedere componenti griffati tra virgolette su questa moto qua, anche se in realtà le sospensioni devo dire funzionano molto bene. Ma ne ho parlato stamattina con il tecnico di BMW e lui dice: noi non vendiamo Öhlins, noi non vendiamo Brembo, noi vendiamo BMW. Dietro questa moto c'è uno staff incredibile di centinaia di ingegneri che pensano al più piccolo, pensano il progetto il più piccolo particolare della moto, comprese le valvole delle sospensioni. Quindi per chi compra una BMW compra un pacchetto completo BMW, non compra altri marchi. Siete d'accordo con questa cosa? Parliamone qua sotto nei commenti, noi ci vediamo al prossimo video.